Ti sei mai chiesto quanto la tua mentalità influenzi la tua vita e quanto i tuoi pensieri influenzino le tue scelte? Devi sapere che la tua mentalità è lo strumento più potente che possiedi. Modella ogni pensiero, ogni credenza e ogni azione che intraprendi, definendo il modo in cui affronti le sfide e cogli le opportunità. Che tu ne sia consapevole o meno, essa esercita un impatto diretto sui risultati che ottieni, plasmando la tua realtà giorno dopo giorno. Questo video sul potere della mentalità esplora proprio questa connessione profonda tra i tuoi pensieri e la tua realtà, svelandoti come padroneggiare la tua mentalità possa trasformare la tua vita. Imparare a governare il tuo modo di pensare non significa solo migliorare ciò che fai, ma anche chi diventi, aprendo la strada a una vita ricca di abbondanza, successo e realizzazione. Il primo passo verso questo cambiamento è comprendere quanto i tuoi pensieri siano strumenti di creazione, non semplici idee fugaci. Sei pronto a scoprire come utilizzarli per costruire il futuro che desideri. Ma prima di immergerci nelle potenti strategie che esploreremo oggi, voglio darti il benvenuto su Migliorarsi 24, il canale YouTube dove trovi tantissimi consigli su come migliorarti e portare la tua vita al livello successivo, e incoraggiarti a partecipare. Commenta qui sotto con i tuoi pensieri, le tue esperienze o domande che potresti avere durante il video. Come recita una famosa citazione, la mente è tutto. Ciò che pensi diventi. Questo potente messaggio ci ricorda che i nostri pensieri non sono semplici idee fugaci, ma gli architetti del nostro futuro. In questo video esploreremo attraverso 12 potenti passi come la mentalità determini la tua felicità, i tuoi successi e la tua capacità di affrontare le sfide. Scopriremo insieme passi pratici per coltivare una mentalità positiva e orientata alla crescita, imparando a liberarci da credenze limitanti per realizzare il nostro vero potenziale. Passo 1. Comprendere il potere della mentalità. Inizio con il dirti che la tua mentalità è il modo in cui pensi e percepisci il mondo intorno a te. Essa esercita un'influenza significativa sulla tua vita. In parole semplici, la tua mentalità determina come affronti le sfide, come rispondi alle opportunità e come gestisci il successo e il fallimento. È la base di tutti i tuoi pensieri e delle tue azioni. Immagina la tua mentalità come una lente attraverso cui vedi ogni esperienza. Se credi di poter crescere, imparare e migliorare, sarai più propenso ad affrontare le difficoltà con fiducia e determinazione. Questo modo di pensare è noto come mentalità di crescita. Al contrario, se credi che le tue abilità siano fisse e immutabili, potresti evitare le sfide per paura di fallire. Questo è ciò che chiamiamo mentalità fissa. La citazione "la mente è tutto. Ciò che pensi diventi" evidenzia come i nostri pensieri plasmino la realtà. Pensare costantemente in modo positivo e credere nelle proprie capacità crea le condizioni per il successo. Al contrario, il pensiero negativo può frenarti, costruendo limiti autoimposti che ti impediscono di raggiungere il tuo potenziale. Comprendere il potere della mentalità significa anche riconoscere che hai il controllo su come reagisci alle situazioni che affronti. La vita è piena di ostacoli, ma il modo in cui rispondi a queste sfide determina il tuo futuro. Approcciare i problemi con una mentalità positiva e orientata alle soluzioni ti rende più propenso a superarli e a crescere grazie all'esperienza. Non si tratta di ignorare le difficoltà, ma di vederle come opportunità di crescita. Con l'atteggiamento giusto, anche i momenti di difficoltà possono insegnare lezioni preziose che ti spingono in avanti. Sviluppare una mentalità potente richiede pratica e consapevolezza. Il primo passo è diventare coscienti del tuo dialogo interiore. Quali pensieri attraversano la tua mente ogni giorno? Sono incoraggianti o limitanti?
Se ti ripeti continuamente che qualcosa è impossibile, probabilmente ti arrenderai prima ancora di provare. Ma se ti ricordi che puoi imparare e migliorare, troverai la forza di perseverare. Cambiando i tuoi pensieri, inizi a cambiare la tua realtà, creando una vita in cui la mentalità diventa uno strumento di successo, anziché un ostacolo. Passo 2. Liberarsi dalle credenze limitanti. Le credenze limitanti sono pensieri e idee che ti impediscono di raggiungere il tuo pieno potenziale. Queste credenze possono derivare da esperienze passate, fallimenti o influenze negative nella tua vita. Spesso si manifestano con frasi come «non sono abbastanza bravo», «non posso farcela» o «è troppo difficile». Questi pensieri agiscono come barriere, bloccandoti e impedendoti di correre rischi o di cogliere opportunità che potrebbero portarti al successo. Liberarti dalle credenze limitanti è essenziale per crescere, poiché ti intrappolano in un ciclo di dubbi e paure, ostacolando il tuo percorso verso le tue vere capacità. Il primo passo per liberarti da queste credenze è identificarle. Presta attenzione ai pensieri negativi che emergono di fronte a una sfida o a qualcosa di nuovo. Una volta riconosciuti, metti in discussione la loro validità. Sono basati su fatti o su supposizioni? Spesso queste credenze non si fondano sulla realtà, ma sulla paura o sull'insicurezza. Sostituirle con affermazioni positive come «posso imparare e crescere» o «sono capace di raggiungere i miei obiettivi», ti aiuterà a trasformare il tuo modo di pensare e ad aprirti a nuove possibilità. Un altro elemento chiave per superare le credenze limitanti è circondarti di influenze positive. Che si tratti di amici, mentori o contenuti motivazionali, stare in un ambiente che incoraggia la crescita ti aiuta a concentrarti sul tuo potenziale anziché sui tuoi limiti percepiti. Questo supporto rafforza nuove credenze potenzianti e rende più duraturi i cambiamenti nella tua mentalità. Liberarti dalle credenze limitanti richiede anche un aumento della consapevolezza di te stesso. Spesso operiamo in modalità pilota automatico, lasciando che i pensieri negativi guidino le nostre azioni senza rendercene conto. Diventare più consapevole dei tuoi schemi di pensiero ti permette di interrompere quei cicli che ti tengono bloccato. Questo processo di autoriflessione ti aiuta a comprendere come certe credenze si siano formate. Possono derivare dall'infanzia, da aspettative sociali o da fallimenti passati. Una volta identificata la radice di queste credenze, diventa più semplice smantellarle e sostituirle con pensieri più costruttivi che supportano i tuoi obiettivi. Oltre alla consapevolezza, è fondamentale compiere piccoli passi concreti per superare le credenze limitanti. Invece di cercare di cambiare tutto drasticamente, affronta piccole sfide che ti spingano fuori dalla tua zona di comfort. Ogni volta che affronti una paura o raggiungi qualcosa che pensavi fosse impossibile, indebolisci il potere delle credenze limitanti. Questi piccoli successi rafforzano la tua fiducia e ti dimostrano che sei capace di molto più di quanto immaginassi. La coerenza è fondamentale per mantenere questa nuova mentalità. Liberarsi dalle credenze limitanti non è un evento unico, ma un impegno continuo. Ripetere affermazioni positive, tenere un diario per riflettere sui tuoi progressi o praticare la mindfulness possono aiutarti a rimanere focalizzato sulla crescita. Circondarti di influenze positive e continuare a sfidarti creerà un ciclo virtuoso di miglioramento continuo, permettendoti di abbracciare pienamente il tuo potenziale. Passo 3. Il potere del pensiero positivo. Il pensiero positivo consiste nel focalizzarsi sugli aspetti favorevoli di ogni situazione, anche la più difficile. Non significa ignorare le sfide,
ma affrontarle con un atteggiamento ottimista, credendo che esistano soluzioni e che tu abbia la capacità di superare gli ostacoli. Il pensiero positivo ha un effetto potente sulla tua mentalità e, di conseguenza, sui risultati della tua vita. Quando pensi in modo positivo, ti senti più motivato, energico e sicuro di te. Questo cambiamento di prospettiva non solo migliora il tuo benessere mentale, ma aumenta anche la tua capacità di raggiungere i tuoi obiettivi. Il vero potere del pensiero positivo risiede nella sua capacità di modellare la tua realtà. I tuoi pensieri influenzano le tue emozioni e le tue azioni. Quando ti concentri su risultati positivi, inizi a intraprendere azioni concrete per raggiungerli. Il pensiero positivo ti aiuta a vedere opportunità dove altri vedono problemi e ti permette di recuperare rapidamente dopo gli insuccessi. Per esempio, di fronte a una sfida, una mentalità positiva ti spinge a cercare soluzioni, mentre una mentalità negativa può farti sentire sconfitto ancora prima di iniziare. Praticare il pensiero positivo richiede tempo ed esercizio, soprattutto se sei abituato a concentrarti sugli aspetti negativi. Un modo efficace per sviluppare questa abitudine è attraverso le affermazioni positive, brevi frasi potenti che rafforzano convinzioni ottimistiche. Per esempio, ripetere «Sono in grado di gestire qualsiasi cosa mi capiti» può gradualmente spostare la tua mentalità verso il positivo. Inoltre, circondarti di influenze positive come persone di supporto e contenuti ispiratori può rinforzare questo cambiamento di prospettiva. Nel tempo, noterai che il pensiero positivo non solo ti farà sentire meglio, ma attirerà anche più risultati favorevoli nella tua vita. Passo 4. Resilienza. Rimbalzare. Più forti. La resilienza è la capacità di riprendersi rapidamente dalle difficoltà e affrontarle con forza rinnovata. Non significa evitare le sfide o non vivere momenti di difficoltà, ma riguarda il modo in cui reagisci ad esse. La vita è piena di eventi inaspettati e ostacoli. La resilienza ti permette di affrontarli con coraggio e determinazione. Quando sei resiliente, non lasci che fallimenti o difficoltà definiscano chi sei. Al contrario, li usi come opportunità per crescere, imparare e diventare più forte. Costruire la resilienza inizia con l'accettazione del fatto che sfide e fallimenti sono una parte naturale della vita. Tutti affrontano difficoltà, sia nella sfera personale che professionale. La differenza sta in come scegli di rispondere. Invece di arrenderti o sentirti sconfitto, le persone resilienti vedono le difficoltà come temporanee e superabili. Si concentrano su soluzioni, imparano dalle esperienze e vanno avanti. Un altro aspetto fondamentale della resilienza è la regolazione emotiva. È normale provare emozioni come paura, frustrazione o tristezza quando le cose non vanno come previsto. Ma la resilienza implica gestire queste emozioni in modo sano. Significa permettersi di sentire, ma senza lasciare che le emozioni ti sopraffacciano o guidino le tue azioni. Praticare la resilienza richiede tempo, ma con consapevolezza e pratica puoi costruire una mentalità più forte e preparata per affrontare le sfide future. Costruire la resilienza è strettamente legato al sistema di supporto che hai intorno a te. Avere persone positive e incoraggianti nella tua vita può fare una grande differenza quando affronti momenti difficili. Amici, familiari, mentori o gruppi di supporto possono offrirti conforto, guida e prospettive preziose, aiutandoti a vedere una via d'uscita anche nelle situazioni più complicate. La resilienza, però, non è una qualità innata. È una competenza che puoi sviluppare nel tempo. Praticare l'autocura, stabilire obiettivi realistici e mantenere una visione positiva sono tutte strategie che rafforzano la resilienza.
Abitudini semplici come rimanere attivo fisicamente, dormire a sufficienza e riflettere sulle esperienze vissute contribuiscono a creare una mentalità resiliente. Un elemento cruciale della resilienza è il mindset di crescita, ovvero la convinzione che ogni difficoltà sia un'opportunità per imparare. Le persone con questa mentalità non si chiedono «perché sta succedendo a me?» component placement, ma piuttosto «cosa posso imparare da questa esperienza?» Questo approccio sposta l'attenzione dal sentirsi impotenti al prendere il controllo della propria crescita personale. Ogni ostacolo superato diventa una lezione preziosa che ti rende più forte per affrontare le sfide future. Un altro aspetto essenziale della resilienza è la flessibilità. La vita raramente segue i piani che avevamo immaginato e la capacità di adattarsi è fondamentale per rimbalzare più forti. Essere flessibili ti consente di esplorare soluzioni alternative e di mantenere la concentrazione sull'obiettivo finale anche quando le circostanze cambiano. Questa adattabilità ti aiuta a vedere l'incertezza non come una minaccia, ma come un'opportunità per scoprire nuove possibilità. La resilienza si costruisce anche attraverso la compassione verso se stessi. Essere gentili con te stesso durante i momenti difficili è essenziale per mantenere una buona salute emotiva. Invece di criticarti per gli errori o i fallimenti, tratta te stesso con la stessa comprensione che riserveresti a un amico caro. Questo approccio riduce lo stress e ti aiuta a mantenere un equilibrio emotivo, essenziale per rimbalzare più forte. Un ulteriore metodo per sviluppare resilienza è fissare piccoli obiettivi raggiungibili. Di fronte a una situazione complessa, suddividerla in compiti gestibili può aiutarti a non sentirti sopraffatto. Ogni piccolo traguardo raggiunto costruisce slancio e rafforza il senso di realizzazione, dandoti la motivazione per continuare. Questo approccio rende le sfide meno intimidatorie e aumenta la tua fiducia nella capacità di affrontarle. La pratica della mindfulness è un altro strumento potente per rafforzare la resilienza. La mindfulness ti aiuta a rimanere presente nel momento, accettando i tuoi sentimenti senza giudizio. Questo ti permette di gestire lo stress in modo più efficace, mantenendo chiarezza mentale e calma anche nelle situazioni difficili. Quando sei consapevole e radicato, riesci a rispondere in modo ponderato invece di reagire impulsivamente. Infine, la resilienza prospera su speranza e ottimismo. Credere che le cose possano migliorare anche di fronte alle avversità ti dà la forza per perseverare. Questa speranza non significa ignorare la realtà delle difficoltà, ma scegliere di concentrarti sulle possibilità e sulle soluzioni che si trovano davanti a te. Coltivare l'ottimismo ti aiuta a rimanere motivato e a guardare al futuro con fiducia, consentendoti di affrontare le sfide con determinazione e una mentalità orientata alla crescita. Passo 5. Visualizzare il tuo futuro. Come già spiegato in tantissimi altri miei video, la visualizzazione è uno strumento potente che può modellare la vita che desideri creare. Quando visualizzi, formi un'immagine mentale chiara dei tuoi obiettivi, dei tuoi sogni e del tipo di futuro che vuoi vivere. Immaginando vividamente te stesso mentre realizzi il tuo ideale di vita, inizi a costruire la mentalità, la motivazione e la convinzione necessarie per renderlo possibile. Visualizzare ti aiuta a concentrarti su ciò che desideri davvero e guida le tue azioni verso il loro raggiungimento. Ti consente di provare mentalmente il successo, rendendo il percorso che hai davanti più realizzabile e concreto. Uno dei motivi principali per cui la visualizzazione è così efficace è che attiva il tuo subconscio. Il cervello non distingue tra ciò che viene immaginato vividamente e ciò che è reale. Praticando la visualizzazione, alleni la tua mente a riconoscere i tuoi obiettivi come
raggiungibili. Questo, a sua volta, influenza i tuoi pensieri, comportamenti e decisioni. Immaginando regolarmente il futuro che desideri, inizi ad allineare le tue azioni ai tuoi obiettivi, compiendo ogni giorno passi verso quella visione. La visualizzazione aumenta anche la tua motivazione e ti mantiene focalizzato, specialmente nei momenti difficili. La vita è piena di distrazioni e ostacoli, ma avere una visione chiara del tuo futuro ti aiuta a mantenere la rotta. Questa immagine mentale diventa un costante promemoria del perché stai lavorando così duramente, dandoti l'energia e la determinazione per superare i momenti di difficoltà. Oltre a immaginare il risultato finale, è fondamentale visualizzare anche il processo. Ad esempio, se sogni una carriera di successo, non limitarti a visualizzarti al culmine del successo. Immagina i passi che devi compiere per arrivarci: lavorare sodo, acquisire nuove competenze, affrontare sfide e progredire costantemente. Questo tipo di visualizzazione dettagliata ti aiuta a rimanere con i piedi per terra, ricordandoti che il successo è un viaggio che richiede impegno e perseveranza. Incorporare i tuoi sensi nella visualizzazione rende la pratica ancora più potente. Cerca di coinvolgere tutti i sensi. Cosa vedi, senti, tocchi, annusi o gusti nel tuo futuro ideale? Più vivida e ricca di dettagli è la visualizzazione, più diventa reale nella tua mente. Questo senso di realtà rafforzato aumenta la tua convinzione di poter raggiungere i tuoi obiettivi, rendendo più probabile che tu li persegua con determinazione. La visualizzazione non è solo un esercizio mentale, ma anche uno strumento per chiarire i tuoi obiettivi. A volte potresti avere un'idea vaga di ciò che desideri, ma i dettagli sono sfocati. Praticare la visualizzazione regolarmente ti aiuta a definire meglio la tua visione, permettendoti di capire con maggiore precisione quali sono i tuoi obiettivi e cosa serve per raggiungerli. Più chiaramente visualizzi il tuo futuro, più semplice diventa identificare le azioni necessarie per avvicinarti a quella realtà. Inoltre, la visualizzazione può aiutarti a superare paure e insicurezze. Molte persone si bloccano perché temono il fallimento o dubitano delle proprie capacità. Attraverso la visualizzazione, puoi mentalmente esercitarti nell'affrontare queste paure. Immaginare te stesso mentre superi ostacoli, risolvi problemi e raggiungi obiettivi, ti dà fiducia nelle tue capacità e riduce l'ansia. Questo allenamento mentale ti prepara ad agire nel mondo reale con maggiore determinazione e sicurezza. Un aspetto essenziale della visualizzazione è immaginare non solo il traguardo, ma anche il senso di soddisfazione e gioia che proverai una volta raggiunto. Focalizzarti su queste emozioni positive rafforza il legame emotivo con i tuoi obiettivi, motivandoti ancora di più a lavorare per raggiungerli. La visualizzazione può diventare ancora più potente se la integri nella tua routine quotidiana. Dedica qualche minuto ogni giorno, al mattino o prima di dormire, a immaginare il futuro che desideri. Rendi questo momento un'abitudine, un rituale personale che ti permette di concentrarti sui tuoi obiettivi e di alimentare la tua motivazione. Questo semplice esercizio può avere un impatto straordinario sulla tua capacità di rimanere focalizzato e produttivo durante la giornata. Un'altra pratica utile è combinare la visualizzazione con la scrittura. Tenere un diario dove descrivi nei dettagli la tua visione del futuro aiuta a consolidare l'immagine mentale. Scrivere i tuoi obiettivi e i passi necessari per raggiungerli li rende più concreti e tangibili. Inoltre, rileggere ciò che hai scritto può darti una spinta di motivazione nei momenti di dubbio. È importante ricordare che la visualizzazione è un mezzo per ispirarti e guidarti, ma deve essere accompagnata dall'azione. Non basta immaginare il successo. Devi agire per concretizzare quella visione
La combinazione di una chiara immagine mentale e passi concreti crea una sinergia che accelera il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Infine, la visualizzazione ti insegna ad essere flessibile. Anche se è fondamentale avere una visione chiara, la vita può riservarti imprevisti. La capacità di adattare la tua visione man mano che cresci e le circostanze cambiano è essenziale. Vedere la tua visione come un faro piuttosto che come un percorso rigido ti aiuterà a rimanere motivato anche quando il viaggio prende strade inaspettate. Concludendo, la visualizzazione è uno strumento straordinario per trasformare i tuoi sogni in realtà. Ti aiuta a costruire una connessione emotiva con i tuoi obiettivi, a prepararti mentalmente per le sfide e a mantenere una chiara direzione. In combinazione con l'azione e la flessibilità, ti permette di allineare i tuoi pensieri, emozioni e comportamenti con il futuro che desideri creare. Passo 6. Mentalità e successo. La mentalità e il successo sono strettamente legati. La tua mentalità gioca un ruolo fondamentale nel determinare quanto puoi avere successo nella vita. Una mentalità positiva e orientata alla crescita ti fornisce gli strumenti mentali per superare le sfide e rimanere concentrato sui tuoi obiettivi. Il successo non dipende solo dalle tue competenze o conoscenze, ma anche da come affronti le situazioni, da come pensi ai problemi e da come perseveri nei momenti difficili. La tua mentalità modella la tua percezione del successo. Chi ha una mentalità di crescita vede le difficoltà come opportunità di miglioramento, mentre chi ha una mentalità fissa spesso le considera minacce. Questa differenza influisce su ogni ambito della tua vita, dalla carriera alle finanze, fino alle relazioni personali. Con la mentalità giusta puoi sviluppare abitudini più forti, migliorare la comunicazione e costruire la resilienza necessaria per affrontare le battute d'arresto. Le persone con una mentalità orientata al successo vedono il fallimento non come un ostacolo insormontabile, ma come una parte inevitabile del percorso di crescita. Questo atteggiamento permette loro di riprendersi rapidamente, imparare dai propri errori e utilizzare le lezioni apprese per avanzare verso i loro obiettivi. Un altro fattore chiave è la convinzione nell'apprendimento continuo. Una mentalità aperta al cambiamento e alla crescita capisce che il successo non è una destinazione finale, ma un viaggio. Le persone di successo cercano costantemente conoscenze, rimangono curiose e sono pronte ad adattarsi. Questo approccio le mantiene flessibili e preparate a cogliere nuove opportunità, elemento cruciale per il successo a lungo termine. Un aspetto fondamentale del legame tra mentalità e successo è la fiducia in se stessi. La tua mentalità determina quanto credi nelle tue capacità e quanto sei disposto a correre rischi per inseguire grandi sogni. Quando credi in te stesso, sei più propenso a uscire dalla tua zona di comfort e a intraprendere sfide che ti spingono a migliorare. Questa convinzione nel tuo potenziale ti rende più resiliente di fronte agli ostacoli e ti aiuta a mantenere la motivazione anche quando i progressi sembrano lenti. Inoltre, è essenziale comprendere che il successo è una definizione personale. La tua mentalità ti aiuta a stabilire cosa significhi davvero per te avere successo, piuttosto che inseguire standard imposti dalla società. Con una mentalità forte, puoi fissare obiettivi che riflettono i tuoi valori e le tue passioni, garantendo che il viaggio verso il successo sia significativo. Questo legame personale rende i tuoi traguardi più gratificanti e ti assicura che, una volta raggiunti, portino una vera sensazione di realizzazione. Un'altra componente cruciale è la mentalità di abbondanza. Le persone con questa mentalità credono che le opportunità e le risorse siano infinite, evitando di vedere il mondo attraverso una lente di scarsità. Questo atteggiamento le porta a cercare possibilità ovunque
e a non sentirsi bloccate da paure o dubbi. Una mentalità di abbondanza incoraggia la creatività, il coraggio e un atteggiamento positivo, tutti elementi essenziali per ottenere risultati straordinari. La capacità di fissare obiettivi chiari e specifici è un altro pilastro di una mentalità orientata al successo. Senza obiettivi ben definiti, è difficile misurare i progressi o mantenere la motivazione. Una mentalità focalizzata sul successo comprende l'importanza di stabilire obiettivi realistici ma ambiziosi e di suddividerli in piccoli passi gestibili. Ogni piccolo risultato raggiunto ti dà slancio, sicurezza e una maggiore chiarezza sul tuo percorso. Anche la gratitudine svolge un ruolo significativo nel legame tra mentalità e successo. Essere grato per i progressi che hai fatto, anche se piccoli, ti permette di rimanere motivato e di non scoraggiarti davanti agli ostacoli. Una mentalità basata sulla gratitudine ti aiuta a concentrarti sugli aspetti positivi di ogni situazione, alimentando un senso di ottimismo che favorisce la persistenza e lo sforzo necessario per andare avanti. Gestire lo stress e rimanere calmi sotto pressione è un'altra abilità fondamentale di una mentalità orientata al successo. Piuttosto che crollare davanti allo stress, le persone con questa mentalità lo vedono come un'opportunità per affinare il proprio focus e migliorare le prestazioni. Questo atteggiamento positivo trasforma un'esperienza potenzialmente negativa in uno strumento per il successo. Un'altra chiave è la gestione del tempo. Le persone di successo comprendono che il tempo è una delle risorse più preziose e lo utilizzano con saggezza. Evitano le distrazioni, stabiliscono priorità chiare e mantengono una disciplina rigorosa nel gestire le proprie giornate. Con una mentalità che valorizza il tempo, puoi raggiungere di più in meno tempo e fare progressi significativi verso i tuoi obiettivi. L'intelligenza emotiva gioca anch'essa un ruolo vitale. Una mentalità che dà priorità alla consapevolezza emotiva ti aiuta a navigare meglio tra alti e bassi, sia nella vita personale che professionale. L'intelligenza emotiva ti permette di gestire le tue emozioni, mantenere relazioni forti e comprendere le emozioni degli altri. Queste competenze sono essenziali per il successo, specialmente nei ruoli di leadership, nel lavoro di squadra e nelle interazioni personali. Infine, il potere della costanza non può essere sottovalutato. Una mentalità orientata al successo capisce che il progresso non si basa su uno sforzo unico, ma su una serie di azioni coerenti nel tempo. Sia che tu stia costruendo una nuova abilità, sviluppando un'attività o perseguendo obiettivi personali, l'impegno costante ti mantiene sulla giusta strada. Questa mentalità apprezza i progressi graduali e non si scoraggia di fronte a battute d'arresto temporanee. Con ogni passo compiuto i tuoi sforzi si accumulano, portandoti a risultati significativi. Passo 7. Attrarre abbondanza e opportunità. Attrarre abbondanza e opportunità non riguarda la fortuna, ma il coltivare la mentalità e le azioni giuste per aprirti a nuove possibilità. Una mentalità orientata all'abbondanza si basa sulla convinzione che l'universo sia ricco di risorse e opportunità per tutti. Quando adotti questa visione, smetti di vedere il mondo attraverso una lente di scarsità, dove sei limitato dalla paura o dalla competizione. Invece, inizi a riconoscere il potenziale infinito intorno a te e a comprendere che il successo è raggiungibile con l'atteggiamento e l'impegno giusti. Il primo passo per attrarre abbondanza è praticare la gratitudine. Essere grato per ciò che hai, per quanto piccolo. Sposta la tua attenzione da ciò che ti manca a ciò che già possiedi. Questa consapevolezza crea un ciclo positivo. Più apprezzi il presente, più attirerai esperienze e opportunità favorevoli.
La gratitudine ti aiuta a riconoscere l'abbondanza già presente nella tua vita, che si tratti del sostegno delle persone care, delle tue abilità o delle opportunità di crescita. Allineare le tue azioni ai tuoi desideri è un altro aspetto fondamentale. Non basta desiderare qualcosa, devi agire per realizzarlo. La legge dell'attrazione non implica aspettare passivamente che le opportunità si presentino, ma richiede uno sforzo attivo e costante. Che si tratti di cercare un nuovo lavoro, avviare un progetto o imparare una nuova abilità, le azioni ispirate inviano un chiaro messaggio. Sei pronto a ricevere l'abbondanza e a cogliere le opportunità. Un potente strumento per attrarre abbondanza è la visualizzazione. Quando visualizzi chiaramente la vita che desideri, la tua mente comincia ad allinearsi a quella visione. Questo ti permette di notare opportunità che prima potevano passarti inosservate. La visualizzazione rende i tuoi obiettivi più reali e raggiungibili, mantenendoti motivato e focalizzato. Più vividamente immagini il tuo futuro ideale, più il tuo subconscio lavora per attrarre le persone, le risorse e le circostanze necessarie a realizzarlo. Un altro passo cruciale è lasciare andare le credenze limitanti. Molti ostacoli all'abbondanza derivano dai pensieri che coltiviamo su noi stessi, come non sono abbastanza bravo o non merito il successo. Questi pensieri creano blocchi invisibili che impediscono di riconoscere e cogliere le opportunità. Identificare e mettere in discussione queste credenze ti permette di sostituirle con affermazioni potenzianti come «sono degno di successo» o «le opportunità abbondano intorno a me». Con una mentalità più aperta e fiduciosa, crei spazio per l'abbondanza nella tua vita. Circondarsi di influenze positive è un altro elemento essenziale. Le persone con cui trascorri il tuo tempo, i contenuti che consumi e l'ambiente in cui vivi influenzano profondamente la tua mentalità. Se sei circondato da negatività o da persone che vedono solo limiti, è facile adottare una visione ristretta. Al contrario, un ambiente pieno di stimoli positivi, di persone che ti incoraggiano e di contenuti ispiratori rafforza una mentalità di abbondanza. Questo ti aiuta a rimanere motivato e a concentrarti sulle opportunità anziché sui problemi. Un elemento chiave per attrarre abbondanza è adottare una mentalità di crescita. Questa mentalità ti porta a vedere ogni esperienza, anche le difficoltà, come un'occasione per imparare e migliorare. Con questa prospettiva, affronti le sfide senza paura, aprendo la strada a nuove possibilità. Le persone con una mentalità di crescita non temono di correre rischi e di uscire dalla propria zona di comfort, qualità indispensabili per attrarre opportunità. Anche il networking e la costruzione di relazioni sono fondamentali. Espandere la tua rete di contatti ti permette di connetterti con persone che possono offrirti supporto, nuove prospettive e collaborazioni preziose. Coltivare relazioni autentiche non solo amplia il tuo mondo, ma crea un flusso continuo di opportunità. Una mentalità di abbondanza comprende che il successo non è un gioco a somma zero. Aiutando gli altri a crescere, contribuisci anche al tuo stesso successo. L'ambiente fisico gioca un ruolo importante nell'attrarre abbondanza. Uno spazio disordinato o caotico può ostacolare la tua capacità di focalizzarti sui tuoi obiettivi. Creare un ambiente ordinato e ispiratore può avere un impatto positivo sul tuo stato mentale. Aggiungi elementi che ti motivano, come immagini legate ai tuoi sogni, messaggi positivi o colori che stimolino la tua creatività. Un ambiente che favorisce chiarezza e positività ti aiuterà a rimanere allineato con la tua visione di abbondanza. Praticare la generosità è un altro potente modo per attrarre abbondanza. Dare liberamente il tuo tempo, le tue competenze o le tue risorse crea un ciclo di energia positiva. Questo non solo rafforza il tuo senso di connessione con gli altri,
ma invia un messaggio chiaro. Credi nell'abbondanza e sai che c'è abbastanza per tutti. La generosità ti aiuta a coltivare gratitudine e ad attirare nuove opportunità, spesso in modi inaspettati. Il dialogo interiore gioca un ruolo cruciale nel processo. Le parole che usi con te stesso possono alimentare o ostacolare una mentalità di abbondanza. Sostituire pensieri negativi con affermazioni positive ti aiuta a rimanere focalizzato su ciò che desideri attrarre. Ad esempio, ripetere frasi come «attiro opportunità e abbondanza ogni giorno» o «sono capace di creare il successo che desidero» rinforza la tua fiducia e il tuo atteggiamento positivo. Infine, è fondamentale coltivare pazienza e fiducia nel processo. Spesso, il lavoro che fai oggi può non portare risultati immediati, ma è essenziale non scoraggiarti. Mantieni la fede che le opportunità arriveranno al momento giusto. La pazienza ti aiuta a evitare decisioni impulsive e a rimanere focalizzato sui tuoi obiettivi a lungo termine. La mindfulness completa il quadro, permettendoti di rimanere presente e consapevole. Essere pienamente nel momento ti aiuta a riconoscere e cogliere le opportunità che si presentano, rafforzando la tua capacità di attrarre abbondanza. Quando apprezzi il presente e coltivi una visione positiva del futuro, crei un flusso continuo di possibilità. Con una mentalità di abbondanza, azioni ispirate e un approccio generoso e consapevole, puoi attrarre opportunità senza limiti e costruire una vita ricca di soddisfazioni. Passo 8. Coltivare resilienza e adattabilità. La resilienza e l'adattabilità sono qualità essenziali per navigare attraverso le sfide e raggiungere il successo in un mondo in continuo cambiamento. Mentre la resilienza ti permette di riprenderti dalle difficoltà, l'adattabilità ti consente di abbracciare i cambiamenti e sfruttarli a tuo favore. Insieme, queste capacità formano una base solida per affrontare con sicurezza qualsiasi ostacolo. La resilienza si basa sulla capacità di vedere le difficoltà come temporanee e gestibili. Per svilupparla, è fondamentale cambiare la prospettiva con cui affronti i problemi. Invece di concentrarti su ciò che è andato storto, chiediti cosa puoi imparare dalla situazione. Ogni sfida offre una lezione e riconoscerla ti aiuta a crescere e a diventare più forte. Un'altra componente importante della resilienza è l'autoregolazione emotiva. Quando incontri un ostacolo, è normale provare emozioni come paura, rabbia o frustrazione. Tuttavia, lasciarti sopraffare da queste emozioni può impedirti di agire. Praticare tecniche come la respirazione profonda, la meditazione o il journaling ti aiuta a elaborare i tuoi sentimenti e a ritrovare la chiarezza mentale necessaria per agire in modo efficace. Infine, per rafforzare la resilienza, costruisci una rete di supporto. Avere persone fidate con cui parlare ti permette di condividere il peso delle difficoltà e di ricevere nuove prospettive. Non devi affrontare tutto da solo. Il supporto emotivo di amici, familiari o mentori può fare una grande differenza. Se la resilienza ti permette di resistere alle difficoltà, l'adattabilità ti consente di trasformarle in opportunità. Essere adattabili significa essere aperti al cambiamento e pronti a rivedere i tuoi piani quando necessario. Questo approccio richiede flessibilità mentale e una mentalità orientata alla crescita. Uno dei modi migliori per coltivare l'adattabilità è imparare a gestire l'incertezza. La vita non è prevedibile e accettare questa realtà ti aiuta a rispondere con calma anche in situazioni caotiche. Invece di resistere al cambiamento, cerca di comprenderlo e di identificare come puoi trarne vantaggio. Un'altra abilità cruciale è la creatività nel problem solving. Quando le cose non vanno come previsto, pensa fuori dagli schemi per trovare soluzioni innovative.
Questo ti permette di vedere il cambiamento non come una minaccia, ma come un'opportunità per migliorare e crescere. Devi sapere che resilienza e adattabilità lavorano insieme per aiutarti a mantenere il controllo della tua vita anche nelle situazioni più difficili. Per esempio, la resilienza ti permette di affrontare l'impatto emotivo di un cambiamento improvviso, mentre l'adattabilità ti aiuta a trovare nuovi modi per procedere. Immagina di perdere un'opportunità lavorativa importante. Una persona resiliente accetta la delusione senza lasciarsi abbattere. Una persona adattabile, invece, cerca subito un'alternativa, magari esplorando un nuovo settore o migliorando le proprie competenze. Insieme, queste qualità creano un atteggiamento vincente. Ora ti spiego alcune strategie pratiche per resilienza e adattabilità. 1. Riconosci i tuoi progressi. Ogni volta che superi una difficoltà, riflettici sopra. Prenditi il tempo per celebrare i successi, anche i più piccoli, per rafforzare la tua fiducia. 2. Rimani aperto all'apprendimento. Ogni cambiamento è un'opportunità per acquisire nuove competenze o conoscenze. Investire nell'apprendimento continuo ti rende più adattabile. 3. Impara a ridimensionare i problemi. A volte le difficoltà sembrano più grandi di quanto siano in realtà. Chiediti: questo avrà importanza tra un mese o un anno? Questa prospettiva ti aiuterà a mantenere la calma. 4. Pratica la gratitudine. Anche nei momenti difficili, concentrarti su ciò che funziona nella tua vita ti aiuta a mantenere un atteggiamento positivo. 5. Allenati al cambiamento. Cerca attivamente situazioni che ti spingano fuori dalla tua zona di comfort. Piccoli cambiamenti nella tua routine quotidiana possono rafforzare la tua capacità di adattarti a situazioni più grandi. In conclusione, resilienza e adattabilità sono competenze che possono essere sviluppate con intenzione e pratica. Coltivandole, sarai in grado di affrontare qualsiasi sfida con maggiore fiducia e trasformare anche le situazioni più difficili in trampolini di lancio per la tua crescita personale e professionale. Passo 9. L'importanza della consapevolezza. La consapevolezza è uno degli strumenti più potenti che puoi sviluppare per vivere una vita piena di significato, successo e felicità. Essere consapevoli significa vivere completamente il momento presente, prestando attenzione ai tuoi pensieri, emozioni e azioni senza giudicarli. È un'abilità che può trasformare il modo in cui affronti le sfide, migliori il tuo benessere e lavori verso i tuoi obiettivi. Viviamo in un mondo frenetico, dove è facile rimanere intrappolati nei rimpianti del passato o nelle preoccupazioni per il futuro, perdendo di vista ciò che sta accadendo qui e ora. La consapevolezza ci offre l'opportunità di rallentare, di osservare con chiarezza la nostra realtà e di scegliere con saggezza come rispondere alle situazioni, evitando reazioni impulsive che spesso portano a rimpianti o stress. Quando sei consapevole, sviluppi anche una maggiore intelligenza emotiva, una comprensione più profonda di ciò che senti e di come questi sentimenti influenzano le tue decisioni. Diventi capace di riconoscere i pensieri negativi che ti limitano e impari a lasciarli andare, sostituendoli con prospettive più costruttive. Essere consapevole non significa ignorare le emozioni difficili, ma accettarle e gestirle con equilibrio, trasformandole in strumenti per la crescita personale. Questo approccio ti permette di rafforzare non solo la tua resilienza emotiva, ma anche di migliorare le tue relazioni con gli altri. Quando vivi con consapevolezza, ascolti veramente le persone intorno a te, comunichi in modo più autentico e costruisci legami più profondi e significativi. Integrare la consapevolezza nella tua vita quotidiana può sembrare complicato,
ma in realtà è molto semplice. Puoi iniziare con piccoli gesti, come dedicare qualche minuto al giorno per concentrarti sul respiro. Ogni volta che la tua mente si distrae, riportala gentilmente al momento presente. Questa pratica, se fatta regolarmente, migliorerà la tua capacità di concentrazione e ti aiuterà a mantenere la calma anche nelle situazioni più impegnative. La consapevolezza può essere praticata ovunque, anche durante le attività quotidiane. Ad esempio, mentre mangi, prova a concentrarti sul sapore del cibo, sulle sue consistenze e su come ti fa sentire. Quando cammini, presta attenzione al contatto dei tuoi piedi con il terreno, ai suoni intorno a te o alla sensazione dell'aria sulla pelle. Questi piccoli momenti di consapevolezza ti radicano nel presente, riducendo lo stress e aumentando la tua capacità di apprezzare le cose semplici della vita. La consapevolezza è anche un potente alleato per il successo. Quando sei pienamente presente, sei più capace di concentrarti sui tuoi obiettivi a lungo termine, evitando distrazioni che potrebbero allontanarti dal tuo percorso. Ti permette di prendere decisioni più ponderate, basate sui tuoi valori e non su impulsi momentanei. Inoltre ti insegna a gestire il fallimento in modo costruttivo. Invece di giudicarti o rimuginare sugli errori, impari a vederli come esperienze di apprendimento che ti aiutano a crescere e a migliorare. Questo atteggiamento ti dà la forza di rialzarti e riprovare, un elemento fondamentale per il raggiungimento del successo. Vivere consapevolmente ti aiuta a coltivare una mentalità più positiva e aperta, facilitando l'identificazione e la realizzazione delle opportunità che si presentano lungo il tuo cammino. Praticare la consapevolezza non richiede cambiamenti drastici o molto tempo. Anche pochi minuti al giorno possono fare una grande differenza. Inizia la tua giornata con un momento di silenzio, concentrandoti su un'intenzione positiva per le ore che verranno. Durante la giornata, concediti delle pause per riflettere su come ti senti e su ciò che stai facendo. E la sera, dedica qualche momento per esprimere gratitudine per le cose buone che hai vissuto, anche le più semplici. Questo rituale quotidiano ti aiuterà a mantenere una connessione costante con il presente e a costruire una base di equilibrio e chiarezza mentale. Ricorda, la consapevolezza non è una meta, ma un viaggio. Non devi essere perfetto, basta che tu sia presente. Ogni momento consapevole che riesci a vivere è un passo verso una vita più piena e autentica. Con questa pratica puoi scoprire che la vera forza non risiede solo nella tua capacità di fare, ma anche nella tua capacità di essere. Essere consapevole ti dà il potere di affrontare le difficoltà con calma, di cogliere ogni opportunità con chiarezza e di vivere con intenzione, creando una vita che rifletta i tuoi veri valori e desideri. Passo 10. Costruire abitudini potenzianti. Le abitudini sono il cuore del nostro comportamento quotidiano. Ciò che fai in modo costante, giorno dopo giorno, definisce chi sei e determina i risultati che ottieni nella vita. Costruire abitudini potenzianti significa creare routine e comportamenti che ti avvicinano ai tuoi obiettivi, mentre elimini o trasformi quelle abitudini che invece ti trattengono. Le abitudini non sono altro che azioni ripetute che, nel tempo, diventano automatiche. Il loro potere risiede nella loro capacità di funzionare in sottofondo, senza richiedere uno sforzo consapevole. Questo significa che, una volta sviluppata un'abitudine positiva, essa lavora per te, semplificando il percorso verso i tuoi obiettivi. La chiave per costruire abitudini potenzianti è iniziare in piccolo. Molte persone si sentono sopraffatte all'idea di cambiare il proprio stile di vita, perché immaginano trasformazioni enormi e immediate. Ma il vero cambiamento
nasce dai piccoli passi. Ad esempio, se il tuo obiettivo è migliorare la tua salute, potresti iniziare bevendo un bicchiere d'acqua ogni mattina appena sveglio. Una volta che questa semplice azione diventa automatica, puoi aggiungere un'altra abitudine, come fare una passeggiata di 5 minuti. Questo approccio graduale ti permette di creare una base solida su cui costruire. Un altro elemento fondamentale è la ripetizione. Le abitudini si formano attraverso la pratica costante. All'inizio potrebbe sembrare difficile o innaturale, ma con il tempo la ripetizione rende le azioni più semplici, fino a farle diventare parte del tuo modo di vivere. La coerenza è più importante dell'intensità. Anche una piccola azione, se fatta ogni giorno, ha un impatto maggiore rispetto a uno sforzo enorme ma sporadico. Immagina una goccia d'acqua che cade costantemente su una roccia. Con il tempo, quella goccia può modellare anche la pietra più dura. Per costruire abitudini potenzianti, è essenziale collegarle ai tuoi obiettivi più grandi. Quando sai perché stai facendo qualcosa, è più facile trovare la motivazione per mantenerla. Ad esempio, se il tuo obiettivo è diventare più produttivo al lavoro, potresti adottare l'abitudine di pianificare la tua giornata ogni mattina. Anche se all'inizio potrebbe sembrare un compito noioso, sapere che questa pratica ti aiuterà a raggiungere il successo rende più semplice mantenerla. L'ambiente in cui vivi gioca un ruolo cruciale nello sviluppo delle abitudini. Se vuoi creare abitudini positive, devi rendere l'ambiente favorevole. Ad esempio, se desideri leggere di più, puoi mettere un libro sul comodino invece del telefono. Se vuoi fare esercizio, tieni le scarpe da ginnastica in vista. Ridurre le barriere e rendere le azioni desiderate più accessibili ti aiuta a mantenere la costanza. Un'altra strategia potente è il metodo della ricompensa. Ogni volta che completi una nuova abitudine, premiati in qualche modo. La ricompensa non deve essere necessariamente materiale. Può anche essere semplicemente un momento di gratificazione o un elogio personale. Questo rinforza l'associazione positiva con l'abitudine, rendendo più probabile che tu la ripeta. Tuttavia, costruire abitudini potenzianti non significa ignorare quelle negative. È importante identificare i comportamenti che ti ostacolano e lavorare per sostituirli. Questo non vuol dire eliminarli con la forza, ma piuttosto rimpiazzarli con abitudini più salutari. Ad esempio, se hai l'abitudine di passare troppo tempo sui social media, potresti decidere di leggere un libro o fare una passeggiata ogni volta che senti il bisogno di prendere in mano il telefono. Anche la flessibilità è fondamentale. La vita non è sempre prevedibile e ci saranno giorni in cui non riuscirai a rispettare le tue abitudini. Non lasciare che un piccolo passo falso diventi una scusa per abbandonare tutto. Ricorda che ciò che conta è il quadro generale. Un errore non cancella i tuoi progressi e ciò che fai nella maggior parte dei casi è più importante di un singolo episodio. Infine, la costruzione di abitudini potenzianti è un processo continuo. Non smetti mai di evolverti e man mano che cresci, le tue priorità e obiettivi possono cambiare. Questo significa che le tue abitudini devono adattarsi per supportare il tuo nuovo percorso. La capacità di valutare regolarmente le tue abitudini, mantenere quelle che funzionano e modificare quelle che non servono più è essenziale per rimanere allineato con la vita che desideri creare. Le abitudini non sono solo ciò che fai, ma ciò che diventi. Quando costruisci abitudini che riflettono i tuoi valori e i tuoi obiettivi, crei una versione di te stesso che è costantemente in crescita. Ogni piccola azione ripetuta nel tempo contribuisce a costruire la tua identità, trasformandoti nella persona che desideri essere. Passo 11. Relazioni interpersonali e comunicazione efficace.
Le relazioni interpersonali sono uno degli aspetti più importanti della nostra vita. Che si tratti di rapporti personali o professionali, le relazioni sane e autentiche sono alla base di una vita appagante. Tuttavia, mantenere relazioni positive richiede impegno, empatia e capacità di comunicazione. Una relazione di successo non è semplicemente il risultato di una buona intesa iniziale, ma nasce dalla capacità di comprendere, ascoltare e rispondere agli altri con rispetto e sensibilità. La comunicazione è il cuore di ogni relazione. Essere un buon comunicatore non significa solo saper parlare, ma soprattutto saper ascoltare. L'ascolto attivo è una delle competenze più preziose che puoi sviluppare. Quando ascolti veramente, non stai solo aspettando il tuo turno per parlare, ma ti concentri sulle parole, sulle emozioni e sui bisogni della persona con cui stai interagendo. Questo tipo di ascolto crea fiducia e dimostra che tieni davvero a ciò che l'altro ha da dire. Un'altra componente fondamentale della comunicazione efficace è l'empatia. Mettersi nei panni dell'altro ti permette di capire meglio il loro punto di vista e di rispondere in modo più appropriato. L'empatia non significa necessariamente essere d'accordo con tutto ciò che l'altro dice, ma riconoscere e rispettare i loro sentimenti e le loro esperienze. Questo approccio non solo migliora la qualità delle relazioni, ma aiuta anche a risolvere i conflitti in modo più costruttivo. Un aspetto spesso trascurato della comunicazione è il linguaggio non verbale. I gesti, l'espressione del viso e il tono di voce parlano tanto quanto le parole. Essere consapevoli del tuo linguaggio corporeo e di quello degli altri ti aiuta a cogliere segnali importanti e a inviare messaggi coerenti con ciò che vuoi comunicare. Un sorriso, un contatto visivo o un gesto di apertura possono rendere una conversazione più accogliente e significativa. Per migliorare le relazioni interpersonali, è fondamentale anche imparare a gestire i conflitti in modo sano. Evitare i conflitti o reagire in modo impulsivo può danneggiare le relazioni. Invece, affrontare i disaccordi con calma e rispetto permette di trovare soluzioni che soddisfano entrambe le parti. L'uso di un linguaggio neutro, l'evitare accuse e il concentrarsi sui fatti piuttosto che sulle emozioni possono trasformare un confronto in un'opportunità di crescita reciproca. Infine, dedicare tempo e attenzione alle persone che contano per te è essenziale per costruire relazioni solide. In un mondo frenetico è facile trascurare i momenti di connessione, ma è proprio attraverso questi momenti che rafforzi i legami e dimostri il tuo affetto e la tua considerazione. Che si tratti di un breve messaggio, una telefonata o un incontro di persona, ogni gesto conta. Passo 12. Gestione dello stress e benessere emotivo. Lo stress è una parte inevitabile della vita moderna, ma il modo in cui lo gestiamo può fare la differenza tra sentirci sopraffatti o in controllo. Il benessere emotivo non è solo l'assenza di stress, ma uno stato in cui ci sentiamo equilibrati, resilienti e in grado di affrontare le sfide quotidiane. La gestione dello stress richiede un mix di consapevolezza, strategie pratiche e autocura. Il primo passo per gestire lo stress è riconoscerne i segnali. Spesso il corpo ci parla attraverso sintomi come tensione muscolare, mal di testa o difficoltà di concentrazione. Essere consapevoli di questi segnali ti aiuta a intervenire prima che lo stress diventi travolgente. Uno degli strumenti più efficaci per affrontare lo stress è la mindfulness. Praticare la consapevolezza ti permette di rimanere ancorato al presente, evitando di rimuginare sul passato o di preoccuparti eccessivamente per il futuro. Anche pochi minuti al giorno dedicati a respirare profondamente o a meditare possono aiutarti a ridurre l'ansia e a ritrovare calma e chiarezza.
L'attività fisica è un'altra potente arma contro lo stress. Non serve dedicarsi a sport intensi. Anche una passeggiata o una sessione di yoga possono aiutarti a rilassarti e a migliorare il tuo umore. L'esercizio fisico rilascia endorfine. Noti come gli ormoni della felicità, che agiscono come antidoto naturale allo stress. Il benessere emotivo dipende anche dalla tua capacità di stabilire confini sani. Dire no quando necessario è fondamentale per evitare di sovraccaricarti. Ricorda che prendersi cura di te stesso non è egoismo, ma un atto di rispetto verso te stesso e gli altri. Quando dai priorità al tuo benessere, hai più energia e chiarezza per aiutare gli altri e affrontare le sfide. Un'altra strategia utile è coltivare la gratitudine. Prendersi del tempo ogni giorno per riflettere su ciò che funziona nella tua vita, anche se sono piccoli dettagli, ti aiuta a spostare l'attenzione dai problemi alle cose positive. La gratitudine non elimina lo stress, ma cambia il modo in cui lo percepisci, rendendoti più resiliente. Infine, il supporto sociale è fondamentale per il tuo benessere emotivo. Condividere i tuoi pensieri e le tue preoccupazioni con amici, familiari o un professionista può alleviare il peso dello stress. Non devi affrontare tutto da solo. Chiedere aiuto è un segno di forza, non di debolezza. Gestire lo stress e promuovere il benessere emotivo è un processo continuo, non una soluzione immediata. Con impegno e pratica puoi sviluppare strategie che ti permettono di vivere con maggiore equilibrio e serenità, anche di fronte alle sfide più impegnative. Mentre concludiamo questo viaggio nel potere della mentalità, è importante riflettere su ciò che hai imparato e su come puoi applicarlo alla tua vita quotidiana. La tua mentalità è il fondamento di ogni pensiero, decisione e azione. Hai scoperto che puoi trasformare la tua realtà scegliendo di vedere le sfide come opportunità, costruendo resilienza per affrontare le avversità e coltivando una mentalità di crescita. Il pensiero positivo ti insegna che, anche nelle situazioni più difficili, c'è sempre una possibilità di miglioramento. La visualizzazione ti dà il potere di creare una connessione chiara e motivante con i tuoi obiettivi. La consapevolezza ti permette di vivere il presente in modo pieno e intenzionale, mentre le abitudini potenzianti costruiscono una struttura solida per sostenere i tuoi sogni. Ricorda che il cambiamento non avviene tutto in una volta. È il risultato di piccoli passi compiuti con costanza. Ogni momento in cui scegli di migliorarti, di sfidare i tuoi limiti o di abbracciare il cambiamento, è un momento in cui stai avanzando verso una vita più ricca e appagante. La trasformazione richiede tempo, ma ogni azione positiva che intraprendi oggi ha il potere di influenzare il tuo futuro in modi che forse nemmeno immagini. Questo percorso non finisce qui. Ogni concetto, ogni strategia che hai ascoltato è uno strumento che puoi usare per costruire il tuo successo e raggiungere il tuo pieno potenziale. Ora la sfida è tua. Inizia a mettere in pratica ciò che hai imparato. Prendi un'idea, un'abitudine o un cambiamento che ti ha ispirato e agisci. Non aspettare che le condizioni siano perfette, perché il momento migliore per iniziare è adesso. Il tuo futuro è nelle tue mani. Con la giusta mentalità non ci sono limiti a ciò che puoi realizzare. Abbraccia questo viaggio con coraggio e determinazione, sapendo che ogni passo che fai ti avvicina alla vita che desideri. Tu sei il creatore del tuo destino e il potere per trasformarlo è già dentro di te. Grazie per aver intrapreso questo percorso. Il viaggio verso una vita di successo, abbondanza e realizzazione non finisce mai. Continua a crescere, a imparare e a migliorare. Il meglio deve ancora venire. Siamo arrivati alla fine di questo video. Spero ti sia piaciuto. Magari
metti un like e un commento per farmelo sapere. In descrizione ti lascio altri interessanti approfondimenti su questo argomento. Non dimenticare di condividerlo con i tuoi amici e a iscriverti al nostro canale per non perderti nessuno dei nostri contenuti. Al prossimo video! E ricorda che sei tu il capitano che decide la rotta della tua vita.